Oggi parleremo di qualcosa che sicuramente vi interessa, la pesca del calamaro. Ovviamente parleremo soprattutto in funzione dell'ecoscandaglio e della cartografia, ma è anche vero che sono le due cose probabilmente gli aspetti più importanti che bisogna tenere presente quando si va a caccia dei cefalopodi. Cefalopodi che sono stagionali, è vero, ma si possono trovare praticamente tutto l'anno e sono tra l'altro l'esca regina per la pesca dei dentici, delle ricciole, di tante altre tecniche di pesca. Bene, allora andiamo a vedere insieme cosa bisogna fare sui nostri strumenti per andare a pescare questi calamari. So che siete interessati soprattutto alle marcature. Quelle che vedete alla mia sinistra sono proprio le marcature di calamari, però bisogna arrivarci a questo, bisogna partire da un po' più lontano, perché se i calamari non ce li abbiamo sotto la barca non riusciremo mai a vederli sull'ecoscandaglio. È una cosa ovvia, ma bisogna comunque tenerla presente. Allora, vediamo insieme la cartografia. Si parte proprio dalla cartografia. Qui abbiamo la cartografia della Navionics, è una cartografia che si trova online, è gratuita, e questa è la zona di Trieste. Ci sono diverse cose da dire sulla cartografia, però bisogna conoscere anche quali sono le abitudini in generale dei nostri calamari. Innanzitutto in autunno e inverno c'è l'avvicinamento dei calamari alle nostre coste, quindi si riescono perché vengono soprattutto per riprodursi. Si riescono a pescare molto bene all'interno delle baie, dove il fondo però deve avere alcune caratteristiche. Normalmente il calamaro predilige un fondo sabbioso o comunque misto. L'ideale è avere anche della posidonia su una profondità che va dai 30 ai 50 metri. Questo durante il giorno. Al tramonto e soprattutto la notte, quindi alla sera, tendono a sollevarsi, quindi si trovano in profondità minori, 20 metri, 10 metri. Al tramonto, proprio quando il sole ormai è tramontato, dopo circa mezz'oretta, un'ora, si possono trovare tranquillamente anche a 3-4 metri d'acqua. E di solito quelli sono gli esemplari più grandi. Parliamo di calamari anche di mezzo chilo o 1 chilo o anche oltre. Allora, vediamo meglio sulla cartografia quali sono le zone più interessanti. Allora, questa punta, questo promontorio che vi sto mostrando, sicuramente interessante. Bisogna andare a cercare sulle nostre cartografie tutte le secche, tutti i punti in cui ci sono delle strutture subacquee. Possono essere anche relitti. Perché? Perché in queste zone normalmente si trova molto pesce foraggio e i calamari sono attratti dal pesce foraggio, attaccano e hanno bisogno di mangiare in continuazione. Quindi le zone che noi andremo a battere saranno quelle che hanno delle strutture che magari escono verso fuori, come potete vedere queste punte. Qua siamo, torno a ripetere, nella zona di Trieste. C'è anche questa secca qui che vedete sullo schermo in questo momento. Come si riconosce su una mappa, su una cartografia, i punti, diciamo, di risalita più interessanti? Vedete queste linee? Queste sono le linee che rappresentano i vari metri di profondità. Se le linee sono ravvicinate, vuol dire che abbiamo un salto di profondità abbastanza importante, mentre se abbiamo queste linee che sono più distanti, di solito la profondità vuol dire che scende o sale, dipende dai punti di vista, più gradualmente. Adesso, come prima zona dove andare a cercare i nostri cefalopodi, io prenderei in considerazione proprio le zone rocciose come queste. Le zone migliori in questo caso sono il cambio di materiale.
cioè il cambio di tipo di fondo. Se qui abbiamo per esempio, come in questo caso, sabbia, fango o ghiaia e qui abbiamo roccia, sicuramente il punto di contatto è il punto più interessante. Quindi noi andremo ad esplorare soprattutto queste zone dove ci sono questi punti di contatto. Stessa cosa vale anche per le dighe foranee, per esempio. Il punto di contatto dove c'è la roccia e dove c'è il fango e la ghiaia sul fondo del mare, sicuramente la zona più importante e più interessante dove andare a cercare i nostri calamari. Anche le strutture tipo tubi, pipeline subacquee, anche quelle sono sicuramente hotspot per i calamari. Andiamo in un'altra zona che conosco molto bene, che è l'isola di Lussino. A titolo di esempio vi mostro i posti che sono più famosi a Lussino per la pesca del calamaro, ma in realtà tutte le baie vanno bene. Anche nel vostro tratto di costa, se avete delle baie, sicuramente quelli sono i posti migliori, perché il calamaro è in grado di trovare l'habitat ideale dove andare anche a deporre le uova. Allora, questa che state vedendo adesso è sicuramente una zona molto buona, infatti tantissimi locali vanno a pescare proprio in questa zona. Qui ce n'è un'altra, che è questa. Questa secca è molto buona. Ecco, nel caso in cui noi ci troviamo in una situazione come questa, cioè con una scarpata che come vedete precipita proprio fino alla profondità di 50 metri, 45 metri, ecco, questa non è una zona buona per i calamari, per intendersi. La zona buona per i calamari è questa, dove comunque abbiamo uno scambio tra la roccia e un fondo misto tra sabbia e ghiaia. Ecco, se devo andare a pescare i calamari qua, sicuramente questa è la zona che prediligo. Ma restando qui, anche questa zona qui potrebbe andare bene. Anche questa. Questa è una zona molto interessante anche d'estate. Queste baie permettono ai calamari di trovarsi in branco, di abbrancarsi, ma soprattutto di stare anche abbastanza tranquilli per quanto che riguarda le correnti profonde, e trovano anche tanto da mangiare perché c'è tanto pesce foraggio qui. Se io dovessi andare a pescare qui, per esempio, e dall'eco so già che non trovo pesce foraggio, è chiaro che i calamari qui non rimangono. Adesso vi mostro altri due hotspot, sempre di questa zona. Ecco, questo è sicuramente un ottimo hotspot. Tutta questa zona qui va molto bene d'inverno e va anche molto bene d'estate. D'inverno si può pescare anche la notte. Per la notte si fa un altro tipo di pesca, ovviamente non si usano più i tataki, non danno grandi risultati, si va a traina, si usano i rapala per quanto riguarda la pesca al cefalopode, si usano delle canne e si stendono i rapala senza piombo, senza nulla, direttamente dietro la barca, e si va a pescare tra i 5 e i 6 metri. La situazione migliore è la notte con la luna piena. Io vi sto mostrando tutti questi hotspot semplicemente in modo che voi possiate fare dei paragoni per la zona dove andate a pescare voi. Se riconoscete delle strutture simili, sicuramente saranno interessanti anche dalla vostra parte. Ecco, tutta questa zona qui anche è ottima per la pesca dei calamari. O nei punti di passaggio.
Qui si trovano molto spesso i calamari in caccia. Ecco un'altra ottima zona dove si possono andare a cercare i calamari. Di solito tutte le baie che sono prospicienti, diciamo, a dei paesetti con il fondo in sabbia sono ottime per la pesca del calamaro, sia di giorno che di notte. La notte, ripeto, meglio la traina e andare a fare la ricerca proprio sotto costa. Un altro hotspot per i calamari è sicuramente questo. Qui c'è una baia in sabbia e tutta la zona di fronte è ottima per la pesca del calamaro. Questa cartografia è la cartografia Sonar Chart, perché se noi andiamo a vedere la stessa carta con la cartografia Navionics, diciamo standard, come vedete abbiamo pochissimi riferimenti. Le Sonar Chart invece ci danno la possibilità di andare a analizzare molto meglio il fondo. Trovate queste cartografie sul sito della Navionics, ve le potete studiare a casa sul PC, sul computer, e dopo segnarvi i punti che ritenete più importanti sul vostro strumento, per dopo andarli a rivedere. Bene, io direi che per quanto riguarda la cartografia questo potrebbe essere sufficiente. Se avete delle domande specifiche su cartografia o dopo vedremo anche sull'ecoscandaglio, lasciate pure un commento, vi risponderò come rispondo sempre a tutti. Adesso andiamo a vedere un attimo l'ecoscandaglio. Quelle che vedete qui alla mia sinistra sono proprio le marcature di calamari. Adesso è una cosa, io lo capisco, tutti vorrebbero che nel proprio ecoscandaglio si vedesse sempre tutto uguale come si vede sul mio. In realtà non è così semplice. Se io vado a pescare con un Lowrance o un Garmin o un Raymarine non riuscirò comunque a vedere così i calamari, perché ogni strumento ha le proprie caratteristiche. Questo è un TZ Touch 3 ed c'è montata una sonda, la B265LH, e sto utilizzando la bassa frequenza. In realtà va benissimo anche una B260, quindi la classica 50-200, e si possono usare entrambe le frequenze, sia il 50 che i 200 kHz. Molti spesso dicono che la frequenza di risonanza dei calamari è più adatta, diciamo, alla frequenza dei 120-130 kHz, quindi i medium chirp sono i migliori. Probabilmente sì. Io non ho mai avuto l'esigenza di doverli cercare con una frequenza specifica. Ho sempre usato entrambe le frequenze. Se pesco a 40-50 metri, poi d'estate, quando i calamari sono ancora un po' più profondi, ma anche d'inverno in tante situazioni, uso prima la bassa frequenza per andare a cercare, diciamo, la zona e andare a vedere dove sta pesce foraggio, che spesso è mescolato ai calamari, e poi casomai uso l'alta frequenza per definire esattamente la posizione dei cefalopodi, anche perché se calate i tataki a una distanza di 10-15 metri dai calamari difficilmente avrete un attacco. È sempre molto meglio andare a calarci proprio sopra la testa di questi calamari, e non è difficile farsi. Io quando vado a fare calamari qui a Lussino in Croazia vado proprio a caccia con la barca, li vado a cercare, cerco di battere tutte le zone che considero più importanti o più proficue, dopodiché
quando vedo il branco, quando vedo le marcature, che sono come quelle che proprio stanno scorrendo alla mia sinistra, e mi fermo e calo il tataki, di solito nel giro di qualche secondo ho subito l'attacco. I settaggi più comuni sono un gain che deve essere abbastanza alto, il calamaro non ha la vescica natatoria ed è uno dei motivi per cui fa un mark effettivamente diverso rispetto ai pesci. Però vi posso dire che con strumenti molto economici, e io direi anche con tanti strumenti che sono cari ma non hanno una discriminazione molto alta, mettiamola così, è molto difficile distinguere i calamari dai pesci. Di solito vengono sempre battuti, però si confondono rispetto ai pesci. I mark sono di solito allungati, sono di colore giallo, come vedete qui, giallo-verde, difficilmente sono rossi, anzi direi proprio di escludere il rosso. Il rosso è proprio sintomo di vescica natatoria, vuol dire una grande differenza di densità tra l'acqua e l'aria che è contenuta nella vescica. I calamari non hanno la vescica natatoria e quindi vengono visti proprio come vedete adesso qua, con delle barrette gialle. Questo mark che scorre proprio in questo momento un po' più in alto, che è rosso, probabilmente è un pesce. Ecco, questo non credo sia un calamaro. Qui comunque ne abbiamo pescati diversi, quindi siamo assolutamente sicuri che questi sono calamari. Come vedete, il calamaro non fa quasi mai il classico arco come i pesci, e questo è dovuto proprio al fatto che non viene battuto quando si sposta rispetto al centro cono. Quindi anche un altro modo per riconoscerli è utilizzare nel modo corretto il gain clutter. Il clutter va tenuto, qui abbiamo, se non sbaglio, sui 26 di clutter sul mio strumento, che è il Fur 1, e comunque un clutter un po' più alto, serve molto per definire e per togliere dei disturbi. Assolutamente non si deve usare il cancellacolore, anzi dovete controllare che il cancellacolore sia disinserito. Vi consiglio di usare un shift, se non ce l'avete usate uno zoom, molto meglio lo shift, ma anche lo zoom può andare bene. La potenza dello strumento tenetela sempre su alta, a bassa potenza si ha molta più difficoltà a riuscire a identificare i calamari, e fate molta attenzione alle strutture sul fondo. Come vi ho detto prima, i cambi di fondale sono le zone più che danno miglior risultato, cioè sicuramente la concentrazione dei calamari in quei punti è molto più alta rispetto a tutto il resto. Quindi andate a cercare magari anche scogli isolati, e alla base dello scoglio, se avete sabbia, fango o ghiaia, sicuramente lì avrete più possibilità di trovare i calamari. I calamari comunque non gradiscono scogliere troppo a picco, quindi sulle scogliere a picco i risultati si possono avere, ma di notte a traina. Di giorno direi che non funziona tanto bene, assolutamente. I calamari molto spesso si trovano anche su fondi ricchi di posidonia, però dopo lì c'è anche il problema dell'incaglio dei nostri artificiali, che ahimè purtroppo non è che costino proprio poco. Quindi un fondale misto, vicino magari a zone dove c'è la posidonia, queste sono le situazioni migliori. Vediamo adesso insieme quali sono le operazioni da fare per riuscire a regolare nel modo corretto l'ecoscandaglio. Abbiamo detto che bisogna lavorare sul gain, sul clutter, scorrimento 1-1, mi raccomando, non serve mettere lo schermo che vada più veloce o più lento. Bisogna stare attenti che la potenza sia al massimo, come abbiamo ripetuto prima, e la tecnica è questa. Si va in una zona dove si presume che ci siano i calamari, si cercano, si cominciano a battere, probabilmente troviamo del pesce foraggio, iniziamo a regolare l'ecoscandaglio, agiamo prima sul gain e dopo sul clutter. Facciamo di nuovo una regolazione di gain, di nuovo una regolazione di clutter.
Anche qui, ripeto, bisogna usare lo shift o lo zoom e stare vicino al fondo. Io sto parlando di una situazione ovviamente durante il giorno o alla sera, prima del tramonto. Quindi ingrandire la parte che sta vicino al fondo, cercare i target e solo quando abbiamo visto i target iniziamo a lavorare sia di gain che di clutter. Cerchiamo la combinazione migliore, quella che ci permetterà di vedere in un modo definito i nostri calamari, e dopodiché iniziamo a pescare. Prendiamo la canna e mettiamo giù i tattacchi. Quell'operazione di settaggio, gain e clutter va rifatta ogni volta che si esce in pesca. Se l'avete fatta una volta per una zona, non è detto che nella stessa zona il giorno dopo o dopo più giorni tutto rimanga uguale. Può esserci una temperatura dell'acqua diversa, può esserci molta più sospensione nell'acqua, quindi anche un'altra cosa da fare è regolare spesso. Una volta trovate le impostazioni vedrete che non avrete grandi difficoltà a trovare i calamari. Bisogna che i calamari ci siano. Se non ci sono calamari, purtroppo anche con tutte le regolazioni fatte in un modo perfetto, avrete sicuramente non avrete la possibilità di vederli, non riuscirete a vederli. Bene, questo video è diventato veramente lunghissimo, ci sarebbero ancora tante altre cose da dire, ma so che anche farlo troppo lungo non va bene perché dopo mi lasciate a metà strada. Lasciatemi un commento, scrivetemi cosa ne pensate, se avete voi altre esperienze, se avete trovato qualcosa di diverso rispetto a quello che ho detto io. Mettete un like e iscrivetevi al canale perché sicuramente ci saranno altri video interessanti e chissà, forse farò anche un'integrazione proprio sui calamari. Veramente ci sono troppe cose da dire e in poco tempo non si riesce a fare tutto. Grazie ancora. Un bel e grande saluto da Davide, andate a divertirvi con i vostri coscandagli che il tempo è quello giusto. Ciao a tutti!